The revolution, if we cease to conform with traditional, programmed, this is how you do it, reality. All the great changes of society and changes of anything, the great visionaries, all of them have been ones that have walked out of the program and taking the shit for doing so. Because out of the program is the only way you're going to push on in terms of understanding what life is about, who we are and where we're coming from. The greatest fear in the world is the opinions of others, and the moment you are unafraid of the crowd, you are no longer a sheep. You become a lion, and a great roar rises from your heart. The roar of freedom, of being you and not someone else's version of you. Come out of the masses, stand alone like a lion and live your truth according to your own light, not someone else's version of it. Expressing our uniqueness is a revolution that will change everything, because the program depends on that not happening. It is better to live one day as a lion than 100 years as a sheep. What's the point? Doing what is right, no matter what you are told, is the spirit of change. Because if you don't do that, you're just operating within the circle and nothing changes. You have to step out of the circle and do what you believe to be right rather than what you are told to do, to break out of the program, out of the circle, and thus move society forward. Oh, it's so simple, expressing our uniqueness. Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. That's how you change the world. That's how you change the world. It's the only way. Yeah. And you find you can fly. Doesn't mean there ain't challenges, but my God, you find your life changes and it becomes the adventure and not the chore. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati su 100 giorni da Leoni. Oggi è martedì 4 gennaio, sono le 13.04 e siamo in compagnia, penso non ci siano bisogno di presentazioni, con Stefano Puzzer. Ciao Stefano, come hai passato le vacanze o periodo di rivoluzione, Guarda, a seconda dei modi di vederlo? intanto buongiorno a tutti, io ho passato bene, eravamo con degli amici veri, no? Quelli che la pensano come noi e che non hai bisogno di dare spiegazioni se hai fatto questa scelta di vita, e che non ti giudicano anche se hanno un'idea diversa, quindi questo è l'importante. Dopodiché è impossibile non fare delle riflessioni in questi giorni, no? Perché le vediamo tutti cosa sta succedendo, è sempre peggio, quindi la vacanza è durata poco, siamo tornati subito a Trieste e da lì ci stiamo mettendo in moto, ci stiamo guardando negli occhi, ci stiamo rendendo conto che qui o ci diamo una mossa a tutti e non sempre gli stessi, e mi va di dire sempre gli stessi, o la gente cade giù dal divano e si rende conto che domani potrebbe essere veramente un ulteriore tassello della nostra fine, della fine della nostra libertà, o rimarremo sempre quelli, non molleremo comunque. Però è giusto che la gente cominci a mettere giù le gambette dal divano e si dia da fare, perché non possono aspettarsi tutto sempre dagli altri. Questo è un po', diciamo, un modus operandi all'italiano, no? Lasciare che siano sempre gli altri a fare qualcosa anche per te. Una cosa che sicuramente mi ha notato in queste vacanze è che come si sono un po' disgregate le famiglie a cui eravamo abituati, ne stanno nascendo delle altre, però no, perché
le 9 persone che abbiamo conosciuto in questi anni, sicuramente il legame è molto più duraturo, sarà più duraturo per come la vedo io. Però una cosa è la famiglia, una cosa invece è la piazza, no Stefano? Perché lì purtroppo Assolutamente. i numeri sono scesi quest'anno, secondo me c'è stato un po' un calo delle manifestazioni. Tu parteciperai, so che hai un paio di eventi, se vuoi parlarne, molto importanti. Ma guarda, io intanto oggi mi troverò con i miei colleghi perché dobbiamo capire come muoverci, perché sicuramente ci muoveremo, ma dobbiamo capire bene come muoverci, visti anche gli errori fatti in passato. Dopodiché il giorno 6 sarò alle 7:30 di mattina presente alla stazione di Venezia, dove accompagnerò più che volentieri il professor Sceusa, che è un magistrato di Monfalcone, che autonomamente ha deciso di fare una camminata per la libertà verso Roma e partirà dalla stazione di Venezia il 6 gennaio alle 7:30. Dopodiché io l'8 dovrei essere a Torino insieme a dei miei colleghi, che ci sarà la presentazione di un incubatore di persone che la pensano come noi. E dopodiché il 15 gennaio, aspettando la risposta del TAR, che sicuramente sarà positiva e quindi il mio DASPO verrà tolto, sarò a Roma insieme alla mia famiglia e ai miei colleghi e spero a tanta gente. Allora Stefano, ieri sera abbiamo fatto una puntata che parlava del mistero dell'acqua santa. Vorrei un tuo parere sul fatto di questa... cosa ne pensi del fatto che sia una guerra spirituale? Perché so che è una puntata che ha fatto molto scalpore, mi ha analizzato, ovviamente tu non so se l'hai vista, ma non credo, però parlavamo proprio di questo mistero, non sto a spiegarti bene i dettagli, però vorrei sapere cosa ne pensi di questa situazione anche spirituale, che insomma è il punto più grave che abbiamo visto adesso a Natale, insomma è stato molto acuto l'acuta differenza tra quest'anno e gli anni scorsi, direi. Ma sicuramente questa non è una lotta solamente economica e di cose materiali. Secondo me questa è sicuramente una lotta anche spirituale. Non entro nella religione, però secondo me i valori della famiglia, i valori dell'amicizia, i valori dell'amore comune è anche una cosa assolutamente spirituale. Dopodiché bisogna mettere tutte le cose assieme. Ogni tassello fa parte di questa lotta che noi dobbiamo portare avanti, no? Cioè, non puoi andare a giudicare una persona che vuole noi portare avanti la lotta pacifica o chi vorrebbe far altro. L'importante è che ci sia la presenza di tutte le persone che non la pensano come il governo, perché bisogna assolutamente battersi contro questa dittatura. Non possiamo stare fermi lì a guardare e a fare la rana bollita avanti, perché alla fine non so cosa ci potranno portare via ancora che non abbiano già fatto. Aspettiamo domani questo decreto, ma ti dirò, cioè, il fatto che domani ci siano altre restrizioni a me non cambia la vita, mi sembra che non cambia la vita nel senso che non aspetterei domani per muovermi in quel senso lì, che dopo non venga stracapito, anche perché mi sa che ormai più di così non possono toglierci. Io vedo negli occhi di mio figlio la tristezza e lo dico proprio tranquillamente, io ho usato il Green Pass per la prima volta perché mio figlio mi ha chiesto in lacrime di portarlo a sciare e lì non ho avuto neanche il dubbio di usarlo e portarlo a fare una sciata che aspettava da 2 anni. Cosa ne pensi dell'obbligo vaccinale che vogliono introdurre nel lavoro e a tutti gli over 18? Pensi che ci riusciranno? Pensi che è una buttad oppure si stanno davvero muovendo? So che anche forse avrai anche un appuntamento col governo, se vuoi parlarne dopo. Ma guarda, dipende tutto da noi. Cioè, se il governo fa le cose è perché noi gli permettiamo di farle. Se noi non avessimo presentato il Green Pass dall'inizio, quando c'è stato l'obbligo, secondo me il Green Pass non ci sarebbe. Io ho detto anche alle varie manifestazioni, era inutile venire alle manifestazioni poi dopo un paio d'ore andare al ristorante e usando il Green Pass.
Questo non serve a nulla, non aiuta nessuno. Io ho fatto la carta per non presentarmi sul lavoro fino al 30 di marzo. Adesso vedremo. Ma ti ripeto, io la battaglia la faccio in primis per me stesso, per mio figlio, per la mia famiglia, e non mi sono mai aspettato l'aggregazione di tutte le persone, perché ognuno deve fare questo ragionamento, secondo me. Pensi che ci sia la possibilità che ci sia anche una sorta di crisi energetica? Non so se hai delle informazioni, essendo magari in contatto con altri portuali, perché è un po' una notizia, un'idea che sta un po', insomma, alleggiando. Ma guarda, se ne sentono di ogni, no? Anche questa sorta di blackout che ci vogliono imporre, l'ho sentita anch'io. Ma come ho detto prima, dobbiamo aspettarci di tutto. Ma sta a noi persone che siamo contro questo regime, ribellarci. È inutile che diamo la colpa al governo di quello che sta facendo, perché secondo me è solamente colpa nostra. Colpa nostra che stiamo lì ad aspettare sempre che arrivi il Salvatore o che qualcuno faccia qualcosa. Io sono da ieri che seguo il gran lavoro che sta facendo il coordinamento 15 ottobre, che ha tirato fuori tutti i dati, tutte le leggi, tutte le possibilità per andare contro questo regime, e questo crea consapevolezza, ma se poi la consapevolezza non è seguita dalle azioni delle persone, possiamo raccontarcela tra di noi. E di quello che è successo in Romania cosa pensi? Io penso che in Italia stiamo ancora, tra virgolette, troppo bene perché succeda una cosa come in Romania. Veramente dobbiamo, è triste perché dovremmo muoverci prima, ma si vede che dobbiamo arrivare alla fame per fare una cosa come hanno fatto in Romania. E il fatto che Bill Gates abbia messo le mani avanti, ha detto che nel 2022 l'emergenza Covid progressivamente sparirà, ma io credo che il Green Pass resterà. E sarà il Però, problema climatico. ma a parte quello, il problema secondo lui, perché secondo noi insomma, è il fatto che i cittadini non si fidano più assolutamente dei governi, soprattutto questi in Occidente, e questo ovviamente potrebbe portare a tante futuri diciamo, scenari. Pensi che ci sia Io, davvero la possibilità concreta di una rivoluzione, diciamo, in tutti i ma sensi? guarda, magari, magari, ma io quello che chiedo a te, ti saresti mai aspettato che l'Italia diventasse quello che è diventato? Ma guarda, col declino degli ultimi anni non è che mi abbia proprio, diciamo, cioè, l'Italia purtroppo, per come la vedo io, è un declino che è dagli anni 90, insomma, siamo passati da essere la settima potenza mondiale, adesso siamo, non voglio neanche saperlo sinceramente, ma vediamo e notiamo il crollo totale. Il problema è puramente anche economico comunque verso l'Italia, proprio sul discorso che stiamo troppo bene, forse, no? Devono livellare un po' questa faccenda. Ma guarda, il fatto che noi stiamo troppo bene, secondo me, è una scusa che trovano quelli che stanno sul divano. Perché quando ti portano via il sorriso dei bimbi, ti portano via la possibilità di stare con la tua famiglia, ti portano via il diritto che hai comunque alla sanità, no? Perché io sto sentendo tante persone che si recano all'ospedale solo perché non sono vaccinate, vengono, tra virgolette, ma neanche tra virgolette, messe da parte e lasciate lì al proprio destino. Questo mi sembra che in uno stato civile una cosa del genere sia veramente vergognosa. Vergognosa come se fosse una rappresaglia tra due ideologie diverse, no? Però questo veramente siamo quasi alla fine. Però c'è sempre tempo per, per alzare la testa e lottare. Io vorrei oggi approfittare di questo proprio per fare un appello, cioè scendete da quei divani, scendete da quei divani, tirate fuori idee e fate qualcosa. E ti dico che va sua e io corro subito ad accompagnarlo.
E come me lo faranno tante persone si stanno muovendo anche dal sud per andare verso Roma il 15. Uniamoci per strada. Ma c'è troppa strada da fare. Beh, intanto facciamola. Tiriamo fuori le palle. Più che altro ci hanno messo nella condizione di non poter fare nient'altro, perché nient'altro puoi fare. Non parlo degli ospedali, guarda, perché Stefano, purtroppo questa situazione, diciamo, è stata gestita da un'ala di centro-sinistra. Apriti cielo se fosse partito tutto dall'area di centrodestra, però hanno tanto parlato di minoranze, no, negli ultimi anni, e adesso che questa non è più una minoranza, perché si parla di un 30%, anche di più, di popolazione completamente lasciata allo sbaraglio. Guarda, anche sulla politica ci sarebbe da fare un grande discorso. Adesso vedo tanti che si aprono in tanti movimenti, tante persone che vogliono fare politica, però secondo me adesso è il momento di stare uniti, di raggruppare anche tutte queste persone, perché logicamente avremo bisogno anche di un'alternativa politica. Ma prima salviamo la libertà delle persone, la libertà di pensiero delle persone, e poi logicamente le persone sceglieranno e capiranno chi sarà il caso di votare o non votare. In questo momento dobbiamo preservare i nostri valori e agire con il cuore, agire anche con l'istinto. Ma non aspettare. So che sarò monotono, ma io veramente il messaggio che voglio mandare è che la gente deve muoversi, dobbiamo trovare il modo di muoverci tutti assieme. Guarda, io sono talmente avanti, Stefano, che non solo penso alle manifestazioni, ma pensiamo già, secondo me, proprio a realizzare qualcosa di nostro, perché purtroppo protestare, sai, manifestare è pur sempre in parte fare il loro gioco, però bisogna scendere in piazza, sono delle idee molto chiare, e ricordarci che un voto di protesta, come quello che è stato dei 5 Stelle, ci ha portato in questa situazione. Quindi secondo me dobbiamo essere molto concreti, aiutarci, perché secondo me questo 2022 è proprio l'anno dell'aiuto, e continuo a ribadirlo, perché chi può aiutare gli altri deve farlo, perché tanti ne avranno bisogno quest'anno. Però dobbiamo avere soluzioni concrete per la scuola, per la sanità, se la gente non va più in ospedale, i bambini non vogliono più andare a scuola, cioè dobbiamo davvero dare una soluzione completamente diversa. Stefano, ci sei? Ok. Sì, Mi ci senti sono, bene? scusami, perdonami. Perché ho avuto una bellissima sorpresa adesso. Mi sentite? Ragazzi? Eccomi qua, Stefano. Mi sentite? Sì, ti sento, ti Eccomi. sentiamo. Allora, adesso vedi, queste sono quelle cose che fanno bene tutti noi, no? Anche quelli in ascolto. Adesso mi ha chiamato una signora che ci ha portato a noi portuali, i nostri bimbi, dei doni per l'Epifania. E queste sono quelle cose inaspettate che però fanno bene al cuore, fanno bene alla speranza, fanno bene a farci capire che non siamo soli e che è giusto lottare avanti, perché se c'è qualcosa di positivo in tutto questo periodo è questa unione che è nata spontaneamente tra noi cittadini italiani, e questa è una bellissima cosa secondo me. È l'unica cosa da salvare, direi, di questi 2 anni. Ma non è poco, però non è poco, credimi, non è poco. Noi non diamo forse il valore giusto, il peso giusto a questi gesti, a questa unità tra di noi, e però dobbiamo essere bravi a togliere il protagonismo da chi vuole mettere il cappello sulle cose, no? Dovremmo essere tutti sullo stesso livello e tutti fare il bene della comunità, pensare solo a quello, pensare solamente all'obiettivo e non a personalismi o a secondi fini. Guarda, adesso è arrivato questo furgone
incredibile, guarda, in diretta te lo mostro. Ciao Stefano. Ti presento la signora che mi ha chiamato. Salve, io sono Laura. Ciao Parla Laura. Ah, salve, io sono la dottoressa Laura Smirni, sono un psichiatra, faccio parte del gruppo Italia Unita da Nord a Sud. Siamo venuti qua da Stefano Digli per pure. consegnare... grazie. Siamo venuti qua a Trieste stamattina per consegnare delle calze della Befana Grazie. ai 30 ragazzi del gruppo dei portuali, ovviamente quelli momentaneamente sospesi. Oggi, tra parentesi, è il mio compleanno, faccio 50 anni. Auguri. Tanti auguri. Grazie. Tanti E in auguri. più io grazie. E poi faccio parte anche del gruppo delle terapie domiciliari. Infatti sto seguendo, quando Mattia o Stefano mi chiedono aiuto, anche alcuni pazienti che hanno bisogno, quindi se avete bisogno io sono a disposizione. Niente, di altro il presidente momentaneamente è a casa col Covid dall'1 di gennaio, che è Nuccio Marzà, quindi oggi non è presente per questo. Qui abbiamo poi, vieni qua, il nostro vicepresidente Gabriele, che fa parte appunto del gruppo, poi c'è la moglie Loredana, che è l'altra, e il figlio che abbiamo appunto fondato dal 27 di novembre questa associazione. Basta. Guarda, Come li vedete questi Non so altro che ragazzi? dire, penso che ho detto tutto. tieni, sono. Sì, pronto? Come li vedi questi ragazzi? Come li vedi? Li vedi... Scusami, non ho capito. Come li vedi questi ragazzi? Chi? Noi. No, beh, delle persone fantastiche, perché si sono messi in gioco e noi li abbiamo io soprattutto, e anche il gruppo li abbiamo sopportati. Calcola che noi eravamo a Trieste nel famoso giorno, siamo venuti più volte, crediamo in questa cosa qui, quindi stiamo cercando di dare una mano, insomma. Le vedo delle persone che hanno capito che stanno calpestando la nostra Costituzione, indipendente, e che non ci danno la libertà di parlare. Se vi dico quello che mi è successo al lavoro, vi viene da ridere. Io sono un medico regolarmente vaccinato con le 2 dosi, in attesa della terza, vaccino antinfluenzale, ma sono stata richiamata come medico Novax, perché mi permetto di dire alle persone di valutare bene qual è la situazione. Quindi capite bene anche in che atmosfera stiamo lavorando. Ok? Capisco bene. Grazie sempre per il Guarda. lavoro che stai facendo. È incredibile. Vedi, queste sono le sorprese. Guarda, adesso apriamo il furgone così ti faccio anche vedere. Perché queste cose fanno bene al cuore, secondo me. Non ci sta dentro tanto. Facci vedere i regali, dai Stefano. Guarda, ma neanche regali, ti faccio vedere adesso. Apriamo. Sì, no, le calze, ma noi... Questi sono i doni che ci hanno portato, guarda. Guarda. Esempio pratico e concreto di come deve essere questo 2020. E questo l'hanno portato per i nostri bimbi. No, è un piccolo E che vuoi? Non mi metto sicuramente a piangere in diretta, guarda. ma è un piccolo Per farti capire, guarda, così Questa è la e poi Befana. gira. E questo è il nostro simbolo, che abbiamo, il nostro logo. Hai capito quando ti dicevo che questa è l'unione che anche grazie a persone come te siamo riusciti a creare in Italia? Queste cose che ci devono dare speranza, perché siamo in tanti, però dobbiamo essere ancora di più e dobbiamo riuscire a tirar giù quelli che sono sul divano, perché è ora che in questo momento agiscano tutti. Stefano, siamo in chiusura, io ti ringrazio, è stata una bellissima puntata. Se vuoi chiudere con un'altra frase per i nostri ascoltatori, ovviamente motivazionale, perché ne avremo tanto bisogno quest'anno, ti lascio la parola. Io voglio solo dirvi che se non troviamo la forza e il coraggio e la speranza e pensiamo di essere arrivati veramente alla fine, bene, non è vero. Noi, anche se in 50 siamo portuali, noi ci daremo da fare. Persone come quelle che sono arrivate qui sono ancora persone che ci credono, che vogliono fare del bene. Troveremo sempre il modo per poter aiutare qualcuno. E allora non buttiamoci giù di morale. Ci sono tante persone da poter aiutare, alla quale stare al loro fianco. No, lasciamo perdere il protagonismo e lottiamo tutti assieme per la nostra libertà. Grazie di tutto.
Grazie a te Stefano, io aggiungo solo che oltre a essere uniti cerchiamo anche ognuno di migliorare, perché se miglioriamo ognuno individualmente, ovviamente a livello collettivo sarà molto più semplice ottenere il risultato. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a Stefano, chiudiamo questo bellissimo video. Ciao a tutti, ci vediamo questa sera alle 21 con Nino Morigia. Quale paese costringe il proprio popolo a spendere 15 euro ogni 48 ore e nel migliore dei casi un paio d'ore del proprio tempo per acquisire quei diritti che fino a 20 mesi fa erano inalienabili, imprescindibili in un paese democratico? Quale paese costringe il proprio popolo, chiaramente a suo totale rischio e pericolo, a sottoporsi ad una terapia sperimentale per avere una libertà comunque condizionata? E quale paese, davanti all'abrogazione del DDL Zan, si indigna, ritenendolo uno schiaffo ai diritti umani, e poi non spende un commento, se non con sprezzante soddisfazione, verso quei cannoni ad acqua e lacrimogeni che hanno colpito senza pietà quelle persone che pacificamente, pregando e tenendosi per mano, manifestavano il loro legittimo dissenso? In quale paese il segretario del sindacato più importante, quello che dovrebbe rappresentare le legittime istanze, i diritti di ogni lavoratore, accetta mestamente di sottomettersi a favor di Camere all'abbraccio di un primo ministro che costringe proprio quei lavoratori che il sindacato dovrebbe difendere a spendere 1/5 del proprio stipendio per poter continuare a fare il proprio lavoro? E ditemi, in quale paese il popolo dovrà vedere quel suo stesso primo ministro accettare a sua volta mestamente quello stesso atto di sottomissione da parte del presidente di un paese straniero, come il presidente degli Stati Uniti, ad esempio? In quale paese un ragazzo o una ragazza che fino al giorno prima erano perfettamente sani e il giorno dopo l'inoculazione muoiono per arresto cardiaco, ai genitori viene negata anche la possibilità di comprendere il perché di quella devastante perdita, magari attraverso un'autopsia? Quale paese è governato da una maggioranza che comprende la totalità dei partiti, che dovrebbero invece rappresentare la pluralità del popolo, nelle sue differenti opinioni e idee? Un governo che legifera snobbando un Parlamento legittimamente eletto proprio da quello stesso popolo. Un governo guidato da un monarca draco che con totale incuranza e disprezzo ignora milioni di persone che da mesi scendono in piazza pacificamente per gridare le proprie ragioni. In quale paese si accusa di fascismo chi vuole che venga rispettata quella Costituzione definita da sempre la più bella del mondo, e al contrario, calpestandola, definisce democratici coloro che vogliono tacitare con violenza quei milioni di uomini e donne che costituiscono una minoranza che la democrazia per definizione dovrebbe difendere? Ecco, questo paese è l'Italia, signori. Eppure l'Italia è fatta di italiani, gente con capacità straordinarie. L'Italia è il paese di Dante, di Caravaggio, di Leonardo da Vinci, di Enrico Fermi. L'Italia di Galileo Galilei, di Giacomo Leopardi, di Michelangelo, di Alessandro Manzoni, di Giacomo Puccini. L'Italia di Federico Fellini. L'Italia di Falcone e Borsellino. L'Italia della genialità, della fantasia, della caparbietà, dell'inventiva, della solidarietà. Gli italiani vivono nel paese più bello del mondo, il paese più ricco di arte e storia nel mondo. È la culla della civiltà europea, la culla della civiltà dell'intera umanità. Un piccolo paese senza il quale il mondo non sarebbe lo stesso. È l'Italia delle eccellenze, quella enogastronomica,
l'eccellenza nell'arte, nella musica, nella scrittura, nella manifattura, nella moda, nel cinema. L'Italia e gli italiani erano il paese e il popolo più ammirati e invidiati nel mondo. Oggi siamo il paese e il popolo più commiserato al mondo. Ecco, solo questo dovrebbe far venire un rigurgito di orgoglio in ognuno di noi, una reazione spontanea che ridesti la fierezza di essere ciò che siamo e siamo stati nella storia di questa umanità. Il mio più grande desiderio e augurio per tutti noi è che questo paese e lo straordinario popolo che lo rappresenta riacquisisca quel posto nel mondo che gli spetta di diritto. Che questo popolo un giorno risollevi lo sguardo verso l'alto, staccandolo magari dai cellulari, dai monitor, dalle TV, per riprendere coscienza di quanto mirabile, inusitata, incomparabile sia la fortuna di vivere in questo paese, la fortuna di essere italiani. Ecco, questo è il mio più grande desiderio, è che gli italiani tornino ad essere italiani. Dice... Come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio. Gonfaloniere di Campomarcia, di professione carettiere, si sente da come parlo. Dice, allora perché ti sei impicciato di cose che non ti riguardano? Dico perché io sono carettiere ma a tempo perso sono uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti vi è Garibaldi e dice favolo Italia, io che fo? Non mi impiccio. Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano, è colpa? Dice sì. Ah, poi è colpa essere italiano? No, dice lui. È colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma non, signora eccellenza! Io ho difeso Roma, il paese mio! E lei ce lo sa meglio di me. Ma come i francesi mi viene a cannonata e io non mi impiccio? Non mi riguarda? Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto di male? Sta creatura manca a dirlo, ma io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, e beh? E da quando in qua l'amor di patria è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io sono colpevole. Anzi, sono reo confesso, e mi offenderebbe pure se mi rimandaste a sorte. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia persuasa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma me state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete a persuasa. No, ma che fate? No, ragazzi, no!